Mi chiamo Sibyl, vivo a Cagliari e studio economia. Sono cresciuta in una famiglia mezzo tedesca, mezzo italiana. Amo tutto ciò che è punk, fin dalle sue origini, l'Inghilterra e Londra. Amo i ritmi convulsi, amo il chiasso, lo sferragliare della metro. Billy Idol e i Generation X. Sotto la doccia canto Vive libre ou mourir e vado a nanna con poco punks. Insomma, capirete bene che il mio sogno era quello di trasferirmi più o meno nei pressi di Trafalgar Square. E infatti avevo programmato tutto per bene, ma... Salve. Buongiorno. Dunque, lei vuol fare una ricerca di marketing sul mercato discografico indipendente. Punk marketing, per la precisione. È un virtuosissimo esempio di consapevolezza sociale applicata all'economia di mercato. Vedo che ha indicato come sede di lavoro Londra. Esatto. Non ho sbagliato, signorina. Ma è la sede più adatta per quel tipo di indagine? Non ne dubito. Però al nostro dipartimento diciamo che il mercato discografico proprio non interessa. Cosa? Vede, la vera rivoluzione sociale, culturale di mercato accade in ben altro ambito oggi. Noi le abbiamo dato questa borsa di studio perché ci piace il suo progetto, però il campo di lavoro è un altro, Che campo? il mondo rurale sardo. Per me, la campagna è sempre stato un concetto astratto, una roba che i miei neuroni non erano neanche lontanamente programmati a concepire sul mio cammino. E invece, eccomi proprio lì. Sì, cosa vuoi? Vorrei sapere se sei Sibyl. Senta, se la faccio fare da qualcun altro questa cavolo di ricerca sulle noie rurali. Io sono stufa di vedere alberi, strade di campagna e montagne desolate. Io voglio lo smog, voglio il traffico, voglio vita. E a me della vita non me ne frega assolutamente niente, capito? Che caratteria? La vita è fatta di incontri, non di quelli che vorremmo o che abbiamo sognato, ma di quelli che concretamente facciamo e che innestano nella nostra vita un po' della vita degli altri, con le loro idee e i loro punti di vista. È così che ampliamo i nostri orizzonti, smettendo di guardare solo dalla solita visuale. La vita, prima che di idee e discorsi, è fatta di ciò che ci offre la natura,
e che troppo spesso diamo per scontato, finendo così col perdere anche il senso profondo di noi stessi. Invece dovremmo sempre essere in ascolto e osservazione della natura e partecipare al suo prezioso generare, custodire, trasformare. Per generare, custodire e trasformare anche noi, grazie alle nostre idee, ai nostri saperi ed esperienze, ma sempre in dialogo e non in contrapposizione con la natura. La vita è fatta soprattutto di ciò che non pensavi esistesse, di ciò che anima la vita degli altri e che sentirsi raccontare è regalo prezioso. E a quel punto non sai come hai potuto vivere senza. Sono partito a Londra quando avevo circa 23 anni, fare un'esperienza così fuori all'estero. Lì per caso ho trovato lavoro in un salone, mi è piaciuto molto il mondo della moda, della musica. Sono riuscito a qualificarmi, sono diventato parrucchiere e sono riuscito a aprire un salone. Sono arrivato ad avere 11 dipendenti. Dopo 20 anni a Londra ho deciso di rientrare qua per dare una mano all'azienda familiare. Mio padre aveva problemi di salute e ho scoperto altri valori. Questa è mia mamma, la mia Perigina. Buongiorno signora. Ciao Come andiamo? Massimo. Bene? Tutto bene? Sempre al lavoro? Sempre al lavoro. Ci Ti vuole. presento Civile. Oltre a seguire l'azienda di mio padre, produrre olio extravergine, mi occupo di registrazioni per la discografia o per le colonne sonore, dipende dall'incarico. Io e mio marito siamo due ex sportivi. Io giocavo a pallavolo a livello agonistico, gli ultimi anni ho giocato anche in Serie A, come era il mio sogno. Mio marito faceva i 400 metri piani per le Fiamme Gialle, insomma, siamo due col sangue competitivo. Se ci mettiamo a fare qualcosa la vogliamo fare al meglio. Io sono una fifona, ho paura di tutto, buio, animale, mosca, zanzare. Ma io sempre tento di trovare il lato positivo delle cose. Io ho detto, ma qui io inizio a mangiare sano, inizio a mangiare, a piantare quello che devo mangiare e sapere che quello che mi sto mangiando è veramente sano. Dopo la prima infanzia i miei genitori sono trasferiti a Cagliari per lavoro e io avevo questo sogno di fare quello che faccio. E così quando avevo 16 anni mi sono trasferito nel paese e ho cominciato a fare il pastorello, anzi il servopastore, così, sul Serrachid con mio zio. E mio zio aveva pecore, un po' di api, molte pecore, prevalentemente pecore. E poi un po' di sughero l'abbiamo sempre fatto, nonno, mio zio. Piano piano siamo diventati anche estrattori, lo si fa in maniera stagionale, però perché anche io ho api, pecore, maiali, insomma un'azienda multifunzionale. E imparare dagli altri, oltre che da se stessi, e condividere gesti semplici che ogni generazione che ci ha preceduto ha fatto prima di noi e che spero si continueranno a fare per sempre. E scoprire che la tua vita, dopo, non è più la stessa. E che se hai seminato bene, sbocceranno i fiori di zafferano anche a casa tua e dentro di te. La vita è bella quando puoi dire grazie.